Siamo al Lago Maggiore, alla Compagnia del Lago. Ho pensato, siamo arrivati a 2500 iscritti, è giusto che mi racconti un po' di più, perché alla fine non mi conoscete, non sapete chi sono, non sapete un po' il mio background. E quindi eccoci qua, alla Compagnia del Lago, a Verbania, sul Lago Maggiore, in mezzo alle camelie e agli aceri. A 22 anni, dopo la laurea in agronomia, ho iniziato a lavorare qua, perché avevo studiato un fungo che si nutre dei fiori di camelia e per trovare questo fungo dovevo stare con le camelie. E il proprietario mi aveva proposto di venire a lavorare qua e io ho detto sì, arrivo subito. Qua era 8 anni fa mi sa, o 6 anni fa. nel 2017. Forse sì. Una vita fa, Paolo. C'avevo 22 anni quando sono venuta qua a lavorare per te. Guarda che belle! Sì, sì, sì. La neve, io guardo. Ma tu guardi la neve, io guardo le Anche che piante, sono certo. venuti giù. No, tutte piante vendute. Queste sono sempre quelle che raccogliete e poi portate qua, oppure mi ricordo che quando le tiravate su le mettevate qua, che poi c'era l'impianto che andava ogni 5 minuti. No. Ah, ok. Qui sono ordini, certo. Queste sono le piante trattate. Quelle abbiamo tolte, perché ormai è un piante di vaso, adesso stiamo mettendo gli ordini. Ho capito. Perché se tu lasci in giro le etichette, poi la gente vuole quella che è appena venduta. Ah beh, certo, certo. Questa è meravigliosa. Chi è che ha fatto questo lavoro bellissimo? Questo lavoro bellissimo l'ha fatto la natura, perché doveva andare in Inghilterra, poi non abbiamo potuto spedirla perché aveva dentro le larve di popilla Ah, urca. e quindi siccome l'avevamo tirata su un periodo sbagliato, ho sofferto, ho dovuto alleggerire. Che è? Con tutto quanto il tronco che scende così. Solo che mi continuo a dire, metto lì, gli do una forma, ma e io non vedo niente. A me succede così, essendo il titolare, io oggi vorrei fare quella cosa là. Poi arrivano le 5 e mezza, le 6, buio, e dice, però non ho neanche iniziato. Se la pianta è in vaso non si può vendere, se la pianta è in campo no, perché le piante di zucchero non puoi tirare a prendere dal campo e spedirla tutti con me. Un Po' di sasampa. No, ultimamente no, perché devo fare fatturata a Milano. Non è così semplice. Questa è meravigliosa. Questa è la sorella di quella là. Ah sì, sì. Però questa ti ha tirato su al momento giusto per cui non. Bellissimo. Guarda questa. Ha una foglia tutta quanta screziata, però non è niente, non è malata alla fine, è solo il virus, queste cose. E lì mi botte. Bellissima, una delle mie varietà. Ha la foglia che mi preoccupa perché molto spesso fa la foglia così, Sì, grigia. grigiata. Grigia Sì. si mazza un pochettino. Io mi ricordo che quando ho iniziato a lavorare qua, appunto, come dicevi te, stavano tirando su questi pali e stavamo mettendo tutti quanti dei fazzoletti di seta sulla rete per proteggere le camelie dal sole invernale, perché è quello che Sono rimasti solo i nodi. sono rimasti nodi e basta. Poi abbiamo trovato una plastica che effettivamente è durata. Ok, la seta non dura. Abbiamo trovato, siccome il tessuto è un tessuto che resiste, Sì, però devono essere dismessi dopo un po' di tempo, abbiamo provato col paracadute a fare delle strisce. sì. Però anche quelle si disfano perché bisogna fare l'orlo. Ho fatto fare l'orlo da una sarta mi è costato talmente tanto che ho detto No, infatti non ha senso, è vero. Lavorare così che c'hai le piante e poi la neve di là, guarda che roba. Bellissimo. Ho iniziato a lavorare in questo posto meraviglioso, ho scoperto un mondo nuovo, piante che prima non conoscevo, le camelie, perché un conto è studiarle sui libri, raccontarle a parole, e un altro è lavorarci insieme. Non sono piante semplicissime, sono un po' da capire, un po' come me, c'è un attimino da capirci. Come vedete ci sono alcune varietà in fiore e la prima cosa che ho scoperto delle camelie
è che ci sono le camelie sasanqua e le iaponiche. Sasanqua fioriscono adesso, mentre tutto intorno è neve, fa un freddo micidiale, e le iaponiche invece ci regalano la loro fioritura in primavera. E già lì devi iniziarle a riconoscere, devi iniziare a studiarti tutte quante le varietà, perché come vedete siamo in un vivaio che è enorme e non propongono solamente le camelie, perché è un vivaio di acidofile e quindi ci sono pure le azalee, ci sono pure gli aceri, quelli che vedete qua sulla sinistra, queste fiamme arancioni, sono degli Shishigashira e già sentite dei nomi giapponesi e da qui, da questo filone giapponese, ho iniziato a capire, a conoscere e a informarmi su che cos'è il bonsai. Quindi la mia passione per i bonsai nasce dalle piante e in particolare dalle camelie. Che meraviglia! Queste qua sono stelo singolo. Ma che fiore! Secondo me tra queste ci potrebbe essere anche un bel bonsai. Lì ci sono tutte quante le piante madri. È un Shishigashira. In giapponese significa testa di leone, cresta di leone, criniera, scusami. E fa tutte quante queste gli internodi molto corti, molto ravvicinati. Ed è bellissimo. Tutte quelle che vedete adesso in fiore sono le camelie sasanqua, fiori rossi, fiori rosa, fiori screziati, bellissimo. E quello che facevo all'inizio era la vivaista, quindi potature, rinvasi, preparavamo i furgoni che poi portavano tutte quante le piante all'acquirente. E come vi dicevo prima, la camelia non è una pianta così semplice. La sua coltivazione non è così banale, scontata. Sono delle piante che a volte possono essere particolarmente sensibili. La parte più sensibile, secondo me, sono proprio le radici, perché sono bianche e cicciottelle e se le tocchi in una maniera un po' troppo prepotente, arrogante, si spaccano e di conseguenza poi tutta quanta la pianta ne va in sofferenza, ne soffre. Però se le trattate bene, se sapete come curarle al meglio, vi regalano poi questa bellissima fioritura. È stato bello poi fare il giro di una parte d'azienda con il mio ex titolare. È stato un po' come ripercorrere i bei vecchi tempi, diciamo così. Non si vedono le camelie fatte a bonsai così spesso. Questo perché sono, come vi dicevo, piante particolari e non si trova molte volte la pianta giusta per la quale poter produrre un bonsai. In Italia, o comunque nel resto del mondo, comunque in ogni caso, nei vasi di propagazione vengono inserite dalle 2 alle 4 talee e quindi già lì il materiale di partenza è difficile da reperire. Guardate, in questo caso sono 2. Guardate che bella che è, meravigliosa. Magari vi potrebbe interessare un video dove facciamo le talee di camelia? Non lo so. Boh, perché no? Le varietà sono infinite. L'ibridazione poi dagli anni, che cos'erano? Se non sbaglio 1970 all'incirca, sono iniziate a spuntare fuori varietà su varietà, proprio perché la loro ibridazione è molto, molto semplice, si propagano facilmente da seme e poi da talea, oltre anche che da margotta, quindi sono piante che se uno sa come gestirle, se uno sa come prenderle, poi regalano veramente tanto. Paradise Petite, ma questa è speciale, è bellissima. Questa non c'era quando lavoravo qua io. Già qui. Nuove varietà. Che belle. Vi piacerebbe se creassi un bonsai da una di queste piante? Voi ci avete già provato per caso?
Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del video, se avete già provato a fare un bonsai di camelia, se avete già un bonsai di camelia, vi aspetto qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!